Bene amici, oggi scopriamo insieme il Grand Golden Line G980, un battello con una lunghezza fuori tutto di 10 metri e una larghezza di 3,40 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori che hanno una configurazione che può arrivare fino a una potenza massima di 700 cavalli, ma è disponibile anche la singola motorizzazione installata. Notiamo come all'interno della plancetta di sinistra ci sia la scaletta di risalita inserita a scomparsa, così da lasciare il piano di calpestio totalmente libero da ostacoli, e relativa maniglia tienti bene inserita anch'essa in modo tale da non intralciare l'accesso a bordo, ma che al tempo stesso ci permette di avere un pieno supporto quando usciamo dall'acqua. Guardate la superficie calpestabile che è pienamente sfruttabile in qualsiasi punto del battello, c'è anche questa pedana installata per consentire il passaggio da un lato all'altro della zona di poppa, e oltretutto è possibile richiedere anche l'installazione di una scaletta all'interno della plancetta controlaterale, così da avere una doppia area di balneazione a poppa. Qui non manca la presenza della doccetta per il risciacquo nella zona di poppa, mentre qui ci sono i golfari che permettono di trainare eventuali imbarcazioni in caso di emergenza, mentre qui ci sono quelli per l'alloggio per poter sollevare il battello senza sollecitare i tubolari. Accediamo quindi a bordo, vi mostro il layout della zona di poppa con un divano molto comodo che occupa l'intera larghezza interna, ma soprattutto l'intera zona è modulare, perché possiamo scegliere tranquillamente di abbattere gli schienali, i due laterali e quello centrale, per poter personalizzare e soprattutto poter ridurre l'ingombro in caso di accesso a bordo, così da non dover scavalcare lo schienale. E all'occorrenza possiamo anche abbattere tutto per avere un unico grande prendisole posteriore, poiché come vi dicevo la zona è modulare. Abbiamo non solo il tavolo che può essere ribaltato per raddoppiare la sua estensione, ma abbiamo anche le sedute a ribalta incassate lateralmente verso prua, così da avere un'area living davvero molto comoda per tantissime persone. E invece, qualora volessimo abbassare il tavolo e aggiungere un cuscino, c'è un unico prendisole posteriore. Guardate qui quanto spazio c'è, davvero generosissimo, grazie anche all'imbottitura della tappezzeria all'interno delle mastre in vetro resina. Ovviamente c'è spazio sempre per la sicurezza, poiché il piano di calpestio è ben incassato all'interno, al di sotto dei tubolari, e c'è anche la mastra in vetro resina ben imbottita qui con la tappezzeria, che ci permette quindi di avere pieno supporto grazie anche alla maniglia tienti bene ricavata qui lateralmente. In più, al di sotto del divano di poppa c'è un vano tecnico dove troviamo batterie, impianti e pompa di sentina, così da avere una rapida ispezione per qualsiasi manutenzione. Ma c'è tantissimo spazio per lo stivaggio a bordo, poiché possiamo anche aprire lo schienale della seduta di prua, così da avere accesso a un vano di stivaggio molto comodo con due compartimenti indipendenti. Il blocco seduta è centrale e grazie a questa configurazione abbiamo un doppio passaggio su entrambi i lati. Guardate, è piuttosto comodo e agevole, poiché c'è una larghezza adeguata per il movimento a bordo in qualsiasi punto del battello, anche con tavolo installato, ma ovviamente possiamo scegliere di rimuoverlo e porlo all'interno per avere un'unica superficie calpestabile davvero pratica e agevole. Vi dicevo quindi del blocco seduta centrale, che ha alle spalle anche il vano cucina. Guardate, sollevando questo portello possiamo accedere alla cucina esterna molto comoda, con piano cottura con un singolo fuoco a gas, ma su richiesta possiamo installare qualsiasi tipologia di piano cottura, mentre qui sul lato di dritta c'è un lavello piuttosto adeguato per la sua categoria e spazio per il supporto al centro. Guardate anche la pulizia di tutti i portelli, che sono completamente controstampati, quindi puliti alla vista. Oltretutto lo scafo è dotato di un doppio step e la carena è realizzata in infusione, quindi minor peso e soprattutto maggior resistenza, e quindi tutto si traduce in performance ottimizzate. Qui lateralmente sul lato sinistra troviamo il frigorifero a carrello per avere bibite sempre fresche a bordo, mentre sul lato di dritta c'è un gavone molto comodo dove riporre ad esempio la bombola per il fornello, oppure lasciarlo come spazio di stivaggio, o ancora di più richiedere l'installazione di un secondo frigorifero. Ci spostiamo quindi verso prua. Guardate, ci sono sempre maniglie tienti bene dislocate in qualsiasi punto del battello, e notate anche come il piano di calpestio sia sempre ribassato rispetto ai tubolari, alle strutture di bordo, tubolari in neoprene Orca, quindi massimo della qualità. E guardate, siamo ben protetti poiché il tubolare arriva all'altezza del mio ginocchio, e soprattutto il piano di calpestio è più che largo per la sua categoria, quindi riusciamo a muoverci agevolmente a bordo. Arriviamo quindi in postazione di comando, che vede due sedili indipendenti con seduta regolabile. In questo modo ognuno può scegliere se restare comodamente in piedi oppure abbassare la seduta e governare
rilassatissimo grazie anche alla possibilità di poter puntare i piedi sul gradino strutturale in basso, e quando sono al timone vedo che il volante è ben raggiungibile davanti a me, volante Gussi con incisione personalizzata per il cantiere, e vedo che c'è la plancia direttamente davanti ai miei occhi, quindi ottimo controllo per la navigazione, dal momento che c'è spazio per un display ma anche un secondo fino a 16 pollici, quindi possiamo avere tutte le informazioni non solo sulla navigazione ma anche per quanto riguarda lo stato dei motori tramite la connessione con la rete stessa, mentre qui gli interruttori on-off sono disposti su un unico livello. Vi mostro anche questa superficie orizzontale dotata di protezione su entrambi i lati per poter tenere gli oggetti rapidamente a portata di mano, ma c'è spazio per lo storage anche qui grazie al doppio portello, vedete, anch'essi puliti e controstampati, così da avere tutti gli oggetti ben protetti, e soprattutto possiamo evitare che possano bagnarsi anche durante la navigazione con mare formato o ad esempio durante il lavaggio del gommone. E qui abbiamo anche due comodi portabicchieri. Il resto della plancia è totalmente configurabile secondo le richieste di ogni armatore, poiché il cantiere lascia comunque tanto spazio alla personalizzazione. Qui troviamo anche l'elica di manovra di prua, il verricello con interruttore dedicato in basso per evitare accensioni accidentali con gli altri interruttori, e il controller fornito da Yamaha con la predisposizione per i motori Yamaha su questo battello con la relativa manetta di potenza. In questo modo basta semplicemente scegliere in che direzione far andare il gommone e i motori governeranno autonomamente. Guardate anche la visibilità davvero ottimale, perché il parabrezza supera abbondantemente la mia testa, quindi sono ben protetto ma al tempo stesso è inclinato, quindi non offre eccessiva resistenza aerodinamica, e abbiamo una visibilità di fatto a 360 gradi ad esclusione del montante centrale, ma guardate, c'è comunque una buona visibilità, basta spostarsi leggermente, e io posso essere qui lateralmente a controllare tutte le operazioni in banchina grazie anche al joystick, quindi posso semplicemente decidere in che direzione far andare il gommone. Qui non manca un ulteriore cassetto portaoggetti con relativa chiave per tenere gli oggetti di valore ben al sicuro all'interno, e tramite il doppio passavanti ci spostiamo verso prua. Guardate, la larghezza resta costante, sfruttiamo anche la maniglia tienti bene e arriviamo quindi nella zona anteriore che permette comunque un movimento comodissimo, poiché anche qui c'è la stessa filosofia, quindi un piano di calpestio ben riparato all'interno e soprattutto maniglie tienti bene dislocate in qualsiasi punto, tra cui anche questa battaiola di prua come da tradizione grande, che permette quindi di restare ben protetti all'interno del prendisole. La configurazione di prua vede un divano biposto posizionato anteriormente al cassero, ma soprattutto l'intera zona si può sollevare. Guardate, andando ad aprire possiamo accedere all'interno e vi mostro questa cabina, perché si tratta di una cabina a tutti gli effetti grazie al doppio letto laterale, ma soprattutto l'intera zona può essere richiusa per creare un unico letto matrimoniale, mentre qui al di sotto di questo cuscino posteriore c'è il supporto che nasconde il VC al suo interno, ma guardate anche la presenza delle vetrate che offrono piena luminosità e reazione grazie anche all'oblò al di sotto, e vi mostro l'altezza interna, vedete, superiore al 1,80 m in questa porzione principale, ma io posso muovermi tranquillamente in qualsiasi punto di questa cabina, e quando sono seduto ovviamente ho ancora più spazio. E vi mostro come sia tutto perfettamente pulito, guardate, tutta la vetroresina a vista, anche il portello è totalmente controstampato, così da avere tutto perfettamente ottimizzato e pulito, e in più all'occorrenza possiamo anche smontare questi pannelli per poter accedere ai contatti interni della console. Ovviamente anche qui non manca lo spazio di stivaggio, perché il cantiere ha previsto la presenza di tanti portelli e ripiani qui al di sotto, guardate, facilmente accessibili, anch'essi con vasche all'interno, così da tenere tutto perfettamente pulito, tutto perfettamente in ordine. Infine vi mostro sempre qui all'interno, al di sotto della seduta, la presenza dell'accesso al serbatoio dell'acqua, così da poter effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e soprattutto riusciamo a tenerlo ben nascosto qui all'interno. Ritorniamo all'esterno e vi mostro qui sul piano di coperta il tappo per il waste, che permette quindi lo scarico del serbatoio delle acque nere del VC. Il predisole ha una configurazione tradizionale, guardate, occupa l'intera larghezza della prua e segue il layout del battello, ma anche questa zona è modulare, poiché basta semplicemente sollevare il cuscino e tramite la ribalta della prolunga stessa possiamo di fatto raddoppiare l'estensione e creare un'unica continuità qui nella zona di prua, ed è semplicissimo poiché non dobbiamo spostare ripiani, supporti e tavole né dover raggiungere ulteriori basi, quindi una sola persona può effettuare tutte queste operazioni in totale autonomia senza dover disturbare gli ospiti a bordo.
In più, al di sotto del cuscino anteriore del prendisole possiamo avere accesso al verricello quindi non visibile dalla plancia di comando, ma qualora volessimo basta soltanto sollevare il cuscino e aprire il portello, così da poter effettuare tutte le operazioni di ancoraggio direttamente dalla plancia di comando, ma opzionalmente possiamo richiedere l'installazione di una telecamera così da poter avere comunque tutto sotto controllo direttamente sul display multifunzione. In questo allestimento troviamo anche la presenza della tenda aria di prua, che è traforata così da permettere comunque il ricircolo dell'aria, ma al tempo stesso poter ombreggiare l'intera zona di prua. Completa quindi l'allestimento anteriore la presenza del musone in vetroresina dotato di supporto centrale rivestito in EvaFoam come l'intero piano di calpestio, così da assicurare un ottimo grip, e in questo modo possiamo agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua, ma all'occorrenza c'è anche un gavone all'interno così da tenere anche oggetti cime rapidamente a portata di mano e quindi agevolare anche tutte le operazioni di manovra e di ancoraggio, oppure poter lasciare piccoli oggetti da poter utilizzare quando siamo a prua. Completa l'allestimento anteriore la doppia galloccia per ormeggio da un lato e dall'altro, ovviamente anche se a scomparsa. E quindi, cari amici, questo è il Grand Golden Line G980. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!